Guardate cosa succede quando io mi posiziono ad esempio sulla cella A2 e premo X e poi il tasto invio. Lo sfondo della cella è celeste, vuol dire acqua, vuol dire che il nostro colpo non è andato a segno. Mentre invece se mi posiziono ad esempio nella cella B4 e faccio la stessa cosa, premo X, poi invio, guardate, boom, colpito, lo sfondo è rosso. Quello che state vedendo non è un'app scaricata, ma è un normalissimo foglio di Excel. Ciao a tutti, io sono Daniele, l'omino del PC, ed oggi vi mostrerò come creare il gioco della battaglia navale in Microsoft Excel. Per creare il nostro gioco della battaglia navale non useremo nessun codice e nessuna macro impossibile. Partiremo da un foglio bianco e quindi subito CTRL+N e creiamo il nostro nuovo documento di lavoro su Excel. Per il nostro gioco invece useremo soltanto una logica, ma attenzione perché non sarà un semplice gioco. Per costruirlo, infatti, imparerete 3 concetti fondamentali di Excel che vi serviranno poi nel lavoro di tutti i giorni. Il primo riguarda i riferimenti tra i fogli, ossia come collegare dati nascosti a una dashboard ben visibile. Il secondo riguarda la funzione E, con la quale potremo gestire più condizioni contemporaneamente, ed infine la formattazione condizionale, anche avanzata, è quel meccanismo che ci permetterà di far cambiare colore alle celle in base alla logica. Quindi ci divertiamo imparando e alla fine del video sarete dei veri ninja della logica. Ma iniziamo subito il setup della nostra griglia per la battaglia navale. Per prima cosa il nostro campo di gioco non può avere queste celle rettangolari, ma vogliamo ottenere dei quadrati perfetti in puro stile pixel art. Pertanto seleziono le colonne che vanno dalla A alla J, mi posiziono su A, premo il tasto sinistro del mouse e da tastiera premo lo Shift, il maiuscolo, e vado all'interno della colonna J e premo nuovamente il tasto sinistro. Una volta che la nostra selezione è attiva all'interno dell'area grigia, premiamo il tasto destro del mouse e modifichiamo quella che è la larghezza della colonna. Il numero che mi permette di ottenere il nostro effetto quadrettato è in questo caso il 4. Ed ecco, confermo con invio, il primo settaggio è stato fatto. Per ottenere i nostri quadrati perfetti però dovremo anche modificare quella che è l'altezza delle righe. E il procedimento è lo stesso, mi posiziono sulla riga 1, premo una volta il tasto sinistro, mantengo premuto lo Shift da tastiera e clicco sul numero 10. All'interno dell'area grigia, della selezione attiva, tasto destro, in questo caso non sarà più larghezza colonne ma altezza righe. Clicco su altezza righe e il numero che mi permette di ottenere la magia dei quadrati perfetti in questo caso sarà 22,1. Premo invio ed ecco che le celle che riguarderanno l'area di gioco, quelle che vanno, che sono comprese nell'intervallo da A1 a J10, vedete che hanno ottenuto effettivamente il risultato voluto, quello di un foglio quadrettato. Con le celle ancora selezionate andiamo a modificare quello che è l'allineamento del testo, che vogliamo che sia centrato sia orizzontalmente che verticalmente. Pertanto clicchiamo sul primo pulsante di allinea del testo al centro e poi sul secondo. Così avremo un allineamento perfettamente allineato al centro delle singole celle della nostra griglia. Altra cosa che voglio fare è modificare, aumentare un pochino la dimensione del font, quindi la porterò da 11 a 14, ed infine l'ultima modifica estetica che noi dobbiamo creare sulla nostra griglia riguarda i bordi. Pertanto sempre con la selezione dell'intervallo da 1 a J10 andremo a selezionare tutti i bordi in modo tale che la nostra griglia sia ben visibile. Ultima cosa da fare all'interno di questo foglio riguarda il cambio del nome. Noi ogni foglio di lavoro lo possiamo personalizzare, quindi non vogliamo vedere foglio 1 ma vogliamo avere un ambiente di lavoro organizzato. Pertanto doppio clic veloce col tasto sinistro del mouse sul foglio 1 e andiamo a digitare il nome del nostro foglio. In questo caso lo chiamiamo mappa e sarà il luogo all'interno del quale noi giocheremo con la nostra battaglia navale. Ora invece ci servirà un posto segreto, il posto in cui noi dovremo nascondere le nostre navi, la nostra flotta. Creiamo pertanto un nuovo foglio che chiameremo navi.
Dal momento che noi abbiamo già creato una griglia all'interno del foglio mappa, la scorciatoia, il modo più semplice e veloce per creare una struttura identica è duplicare questo foglio. Pertanto posso premere il tasto destro sul nome mappa, dove abbiamo precedentemente rinominato il nostro foglio, e selezionare l'opzione sposta o copia. Per creare alla fine del documento, quindi spostato verso destra come etichetta, un nuovo foglio identico, selezioniamo sposta alla fine e crea una copia. Confermo questa operazione semplicemente premendo OK. Ed ecco che noi abbiamo creato un duplicato di mappa chiamato mappa 2. Anche in questo caso noi vogliamo organizzare al meglio il nostro spazio di lavoro e andremo con un doppio clic rapido col tasto sinistro del mouse su mappa 2 a rinominare il nostro foglio, e in questo caso lo chiamiamo navi. Navi perché sarà appunto il foglio in cui noi andremo a posizionare la nostra flotta, quella che dovrà indovinare l'avversario. Ora dobbiamo fare un'operazione molto semplice, dobbiamo collocare le nostre navi, la nostra flotta all'interno del foglio navi. Quindi generalmente si gioca con navi da 2, da 3 o da 4 posizioni. Ad esempio metto una nave da 2 tra B3 e C3, una nave da 4 tra F5 e F8, una nave da 3 la mettiamo qua tra H9 e J9, e poi posizioniamo un'altra nave da 2 ad esempio e un'altra nave da 3. Ecco fatto, questa sarà la posizione delle navi che l'avversario dovrà identificare. Il resto delle celle lo lasciamo vuoto. E ricordatevi che il giocatore non vedrà mai poi questo foglio, questo sarà il nostro dietro le quinte. Ma ora torniamo sul foglio mappa, quindi un clic soltanto col tasto sinistro del mouse, e qua dovremo dire ad Excel cosa succede quando noi effettuiamo un colpo, quando noi clicchiamo ed inseriamo una lettera all'interno di una cella. Excel dovrà controllare se c'è sotto una nave posizionata all'interno del foglio navi. E per farlo useremo quella che è l'arma più potente di Excel, ossia la formattazione condizionale. Pertanto, come prima cosa andremo a selezionare tutta la griglia di gioco, quella compresa tra A1 e J10. Quindi un clic col tasto sinistro del mouse sulla cella A1, tengo premuto lo Shift da tastiera e un clic sull'angolo in basso a destra, quello compreso tra J e 10. Ed ecco che abbiamo selezionato la nostra intera area di gioco. Adesso vado all'interno della scheda Home a selezionare all'interno della voce di formattazione condizionale il comando nuova regola. All'interno delle opzioni che ci sono state presentate per quanto riguarda la formattazione condizionale andremo ad utilizzare, a selezionare utilizza una formula per determinare le celle da formattare. Clicco una volta col tasto sinistro e adesso noi dovremo andare a inserire la formula, la base della logica che dovremo applicare all'interno della nostra griglia, e la formula andremo ad inserire all'interno di questo campo. Questa è la nostra formula, ma traduciamola in italiano. Cosa stiamo chiedendo ad Excel con questa formula? Gli stiamo dicendo: ehi Excel, mi dovrai colorare questa cella solo se si verificano contemporaneamente due condizioni. La prima condizione è che noi dobbiamo aver sparato, quindi all'interno della cella dovrà essere presente una lettera X. La seconda condizione sarà quella che nel nostro foglio segreto, quello che noi abbiamo chiamato navi, proprio in quella stessa posizione, in quello stesso indirizzo di cella, dovrà esserci nascosta una nave, quella che noi precedentemente abbiamo indicato con la lettera N. Bene, se tutte queste due condizioni sono vere, sono state verificate, significa che noi abbiamo colpito una nave e la cella dovrà esplodere di un colore rosso, quindi dovremo impostare il riempimento su rosso. Per fare questo clicchiamo su Formato, all'interno della nuova finestra che si apre andiamo all'interno della scheda Riempimento e selezioniamo il colore rosso. Confermiamo una prima volta con OK e una seconda con l'OK all'interno del pannello della nuova regola di formattazione.
E invece quando si sbaglia e non si centra la nave, noi vorremmo vedere dell'acqua. Pertanto dovremmo sempre con le nostre celle selezionate della griglia del campo di gioco applicare una nuova regola. Quindi torno nuovamente su formattazione condizionale ed applico alle stesse celle su cui abbiamo applicato una formattazione condizionale tramite funzione poco fa, una nuova regola. Quindi nuova regola, come abbiamo fatto prima andiamo a selezionare utilizza una formula per determinare le celle da formattare, ma cosa cambierà adesso? Cambierà la formula. La nuova formula che dobbiamo impostare è questa. Ecco qua. Cioè, se ho messo la X, ma nel foglio navi la cella è vuota e viene rappresentata dai doppi apici, allora è acqua. E in questo caso noi vorremmo impostare un colore blu, un colore come quello dell'acqua del mare. In questo caso, una volta impostata e inserita la formula, pertanto clicchiamo su formato. Se il riempimento è già selezionato perché abbiamo poco fa impostato il colore rosso, e in questo caso andrò a selezionare un colore celeste acqua. Premo una volta OK ed una seconda volta OK. Abbiamo finito la costruzione della nostra battaglia navale, ma è arrivato il momento della verità. Dobbiamo pertanto provare a giocare e vedere se le nostre regole della formattazione condizionale funzionano. Pertanto inizio a cercare di colpire le nostre navi e vedete che se clicco X all'interno della cella C6, in questo caso non ho colpito nessuna nave e la formattazione condizionale è corretta, mi fa vedere lo sfondo celeste. Vediamo, ecco, mentre invece in F6 iniziamo ad andare a segno con un colpo e la nostra nave si sviluppa in verticale. Vedete, pertanto continuiamo a giocare per fare vedere come la logica della nostra formattazione segue quella che è la disposizione delle navi che noi avevamo messo all'interno del foglio navi. Quando volete provare a giocare in due, ovviamente dovrete nascondere le navi all'interno del foglio navi. Una volta che le avete posizionate, in modo tale che l'avversario non possa spiare all'interno del foglio la corretta posizione, sarà sufficiente modificare il colore del testo. Noi portiamo il colore del testo a bianco e vedete che pertanto la dashboard invisibile della collocazione della nostra flotta all'interno del foglio navi è assolutamente un foglio bianco. Tornando in mappa, noi possiamo continuare a giocare. E questa è la prima fase del nostro gioco della battaglia navale. Siamo arrivati alla fine della nostra battaglia navale e abbiamo visto che funziona perfettamente. E senza grosso sforzo abbiamo imparato a gestire la logica booleana tramite la formattazione condizionale e la funzione e. Quindi la prossima volta che in ufficio vi chiederanno come evidenziare dei dati complessi all'interno di un report, non andrete più nel panico, dovrete usare la stessa logica che abbiamo usato oggi per affondare le navi. E parlando di logica, nel prossimo video alzeremo notevolmente l'asticella. Useremo infatti un comando molto ostico all'interno dei fogli di calcolo, il cerca.vert, e non lo useremo per creare un gioco, una slot machine funzionante. Quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella e scrivetemi nei commenti se siete riusciti ad affondare la flotta. Un saluto dal vostro omino del PC.